Pisellini, vaginelle. Eccoci con una nuova devastante recensione cinematografica, ricca di spoiler crudeli, commenti cattivelli, ma sempre molto veri. Questa volta parliamo di Il ragazzo della porta accanto, un torrido thriller erotico, dove di erotico c'è solo prima di questo periodo e di thriller c'è solo il rigagnolo di sudore che mi sta colando dalle tette. Protagonista senza mezzi termini è il gran culone di Jennifer Lopez, un culo che è costato più di tutta la produzione del film, l'unico culo dopo quello di Nicki Minaj e Kim Kardashian a cui è stato venduto un bidet matrimoniale. Quel culo è il vero protagonista. Le altre parti di Jennifer Lopez interpretano Claire. Ciao, sono Claire. No, Claire, questo è un altro film, qui c'hai i capelli castani. Oh, ok. Ciao, sono Claire e sono una figa allucinante. Una sexy professoressa di letteratura inglese, recentemente cornificata e divorziata, che vive in California insieme ad un figlio adolescente che gli amici chiamano amorevolmente Ehi, piccia sotto! Alla porta accanto viene a vivere Noah, un 19enne buono come una brioche alla Nutella glassata di caramello impanata negli Smarties, che immediatamente si insinua nella vita e nelle mutande di Claire. Considerando che il film è stato girato in soli 26 giorni con un budget di appena 4 milioni di dollari, non c'è da stupirsi se la trama è avvincente come una messa della domenica nella chiesa di San Giovanni in Persiceto e i personaggi sono l'apoteosi del cliché che rasentano pericolosamente il fantascientifico. Parliamo subito di Jennifer Lopez. Come professoressa di letteratura è credibile quanto Paris Hilton come cantante. Certo, è una gnocca da paura, ma immaginarsela mentre spiega l'Iliade viene un po' difficile. Più che altro perché ti aspetti che da un momento all'altro si stracci i vestiti e cominci a twerkare come un'ossessa con un bikini di diamanti. E malgrado venga un po' difficile crederlo, lei è una semplice innocente casalinga frustrata. Andiamo bene! Forse per via del figlio Kevin che non sa fare un cacchio, nemmeno spiccicare due parole con la figa del liceo senza cacarsi sotto. Probabilmente perché passa tutto il tempo davanti ai videogiochi, al fisico rachitico da manichino dei negozi di vestiti cinesi e c'ha pure la broncopleurite asmatica. Cosa surreale visto che da una Jenny from the block mi sarei aspettato un baby gangster e non sta schifezza che se lo tocchi si smonta come un mobile Ikea. L'ex marito di Claire è il classico maschio smidollato in piena crisi di mezza età che se la fa con la segretaria e per tutto il film ha l'utilità del gioiello anale per i gatti. Mi sembra abbastanza ovvio che quando Claire si vede davanti Noah ha un prolasso vaginale. Ci penso io. E tu sei? Figo. Io sono figo. Mi sono bagnata tutta. E come si può darle torto? Ma siccome Noah è comunque un giovine liceale, Claire se lo mangia solo con gli occhi, come farebbe qualsiasi mamma vedendolo mezzo nudo. Anzi, vedendolo proprio tutto nudo. Ma c'è mia. Ma giusto per non cadere nella pedofilia, gli autori ci tengono a precisare che Noah ha quasi 20 anni. Peccato che sia un ventenne che in confronto ai suoi coetanei sembra averne 35, malgrado Ryan Guzman ne abbia solo 27. Ci credo che una situazione del genere ti porti a essere un po' schizofrenico. E infatti, dopo che Claire e Noah ci hanno dato dentro come nei peggio film porno dell'Est Europa, si scopre che il fanciullo è pure uno stalker da manuale. E qui cominciano le minacce, i tira e molla, io ti amo, E fa la finita! ma io ti voglio, E minchia mollami! per concludersi con un finale più scontato dei prodotti sottomarca della Lidl. Ma vediamo ora le 5 cose assurde di questo film che vi faranno venire voglia di prendere a sberle gli autori finché non decidono di cambiare mestiere. Al quinto posto, in questo film il tempo è un concetto immaginario, c'è un susseguirsi di eventi che avvengono tutti nello stesso momento ma tutti in posti diversi. Ad esempio, Claire è in camera sua che prova delle scarpe oscene in tenuta da notte, dà un'occhiata a Noah che si smutanda alla finestra di fronte, poi esce per andare ad una cena deludente con degli amici, torna a casa e va a cucinare il tacchino ripieno per Noah, per poi farsi sbattere come le uova quando fai la maionese. Tutto nell'arco della stessa serata. Gennara, ma quante cacchio di ore ha la tua serata? Ti rendi conto che una persona normale deve prendersi le ferie per fare tutta quella roba lì in una sola sera? Al quarto posto, in questo film le distanze vengono calcolate in millimetri. Vi faccio un esempio. Dopo che la giornata scolastica è finita, Claire si introduce in casa di Noah con l'inganno per recuperare le prove della loro nottata di passione. Nel frattempo lui viene distratto dall'amica di lei che nel giro di 5 minuti riesce ad uscire dal traffico e raggiungere la sua casa di campagna dispersa nel nulla. Intanto Claire fa un viaggio di 100 km in macchina col traffico per andare a scoprire la verità su Noah, per poi tornare indietro e cadere come una scema nella trappola di lui. Tutto questo nel giro di un pomeriggio. Sti cazzi! Ma che è? Ma vivi nel villaggio
villaggio di Polly Pocket. Al terzo posto, la polizia in California non esiste. Tu vieni stalkerizzata, inseguita, perseguitata, tormentata con messaggi e foto, semi-violentata, quasi ammazzata, terrorizzata da un pazzo psicopatico e preferisci confidarti con la tua amichetta del cuore piuttosto che rivolgerti alla polizia perché hai paura di quello che potrebbe pensare tuo figlio. Brava, brava, brava! Al secondo posto, come si fa a scoprire se una persona è cattiva? Semplice. Sbirciate nel suo computer e cercate sul desktop la cartella contenente tutti i file incriminanti perfettamente catalogati in ordine alfabetico. Mi stupisco che non abbia chiamato la cartella Piano Malvagio. Al primo posto, e finiamola con sto finto pudore. Cioè, immaginatevi che uno come Noah, a prescindere dal fatto che sia sociopatico, vi si avvicini, vi slinguazzi, vi lecca come un assetato che lecca un ghiacciolo in mezzo al deserto, vi prende, vi palpa come meloni al banco dell'ortofrutta e voi cominciate ad opporre una modesta resistenza? Non possiamo farlo. Non possiamo. È sbagliato. Perché sei falsa, Gennara, cazzo! È la verità! Su! Ma cosa ti metti a fare da povera innocentina? Ammettilo che sei una milfona ingrifata che ha solo voglia di essere scopata come un pavimento pieno di glitter. Noi non ti giudichiamo, anzi ti tifiamo tutti per te e se proprio vuoi fare la preziosa, la prossima volta la faccio io la tua controfigura. Che dopo 6 anni di astinenza, al suo primo sguardo, sono già lì, sdraiato sul letto come una soppiletta su un hamburger caldo e succoso. Ops. Scusate, ma fa caldo, sterrini miei, se fa caldo, signora mia, ne? Se andrete o siete già andati a vedere il film, fatemi sapere con un commentino qui sotto cosa ne pensate. E se mi avete pensato un pochino quando l'avete visto. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi i pollicini in su, iscrivetevi al mio canale. E ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!